Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alfentanil Piramal. Piramal Critical Care Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Alfentanil Piramal? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alfentanil Piramal durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Alfentanil Piramal? Alfentanil Piramal è un farmaco a base del principio attivo alfentanile cloridrato, appartenente alla categoria degli anestetici generali e nello specifico anestetici oppioidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Piramal Critical Care Italia SPA. Alfentanil Piramal può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Alfentanil Piramal 0,5 mg/ml soluzione iniettabile per uso ed 5 fiale 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Piramal Critical Care Italia SPA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: alfentanile cloridrato. Gruppo terapeutico: anestetici generali. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Alfentanil Piramal è indicato per l'impiego negli adulti, nell'induzione dell'anestesia generale, come narcotico nell'anestesia generale e come adiuvante in quella loco-regionale. Per la sua azione rapida e di breve durata, Alfentanil Piramal è particolarmente indicato come analgesico narcotico per interventi di breve durata e per pazienti ambulatoriali, ma anche come adiuvante analgesico negli interventi di media e lunga durata, dal momento che le fasi dell'intervento a maggiore contenuto algico possono essere facilmente superate da piccole dosi addizionali di Alfentanil Piramal o adattando la sua velocità di infusione. Alfentanil Piramal è indicato per l'impiego nei neonati, lattanti e bambini, come oppioide in associazione con un ipnotico per indurre anestesia, come analgesico narcotico in associazione con l'anestesia generale per gli interventi chirurgici di breve e lunga durata. Posologia. Alfentanil Piramal deve essere somministrato in volo per interventi chirurgici di breve durata, in voli ripetuti o per infusione nel caso di interventi chirurgici di lunga durata e dolorosi. Il dosaggio di Alfentanil Piramal deve essere determinato individualmente sulla base dell'età, del peso corporeo, delle condizioni generali del paziente, della condizione patologica di base, dell'uso di altri farmaci, del tipo di procedura chirurgica e di anestesia. Il farmaco può essere somministrato a pazienti di ogni età. La dose iniziale deve essere ridotta negli anziani e nei pazienti debilitati. Si deve tener conto dell'effetto della dose iniziale nel determinare le dosi supplementari. Per evitare bradicardia, si raccomanda la somministrazione di una piccola dose di anticolinergico per endovena appena prima dell'induzione. Per prevenire nausea e vomito può essere somministrato droperidolo. 1. Induzione dell'anestesia. Una dose in volo endovenoso, uguale o superiore a 120 mg/kg, 17 ml/70 kg, consente di indurre ipnosi e analgesia mantenendo una buona stabilità a livello cardiovascolare con un adeguato rilassamento muscolare. 2. Interventi di breve durata ed ambulatoriali. Piccole dosi di Alfentanil Piramal possono risultare molto utili negli interventi chirurgici minori, di breve durata ma con un consistente contenuto algico, oltre che nei pazienti ambulatoriali, a condizione che sia disponibile una valida attrezzatura per il monitoraggio. Negli interventi di durata inferiore ai 10 ms, impiega un volo endovenoso di 7-15 mg/kg, 1-2 ml/70 kg. L'iniezione lenta di questa dose, 30 secondi, consente solitamente di mantenere la respirazione spontanea. Per interventi maggiormente prolungati il volo dovrà essere ripetuto ogni 10.115.
La respirazione spontanea può essere mantenuta in molti casi con un'iniezione lenta di una dose di 7 mg/kg, 1 ml/70 kg. Gli incrementi suggeriti con questa tecnica sono di 3,5 mg/kg, 0,5 ml/70 kg. In interventi ambulatoriali è preferibile non somministrare droperidolo o benzodiazepine poiché questi farmaci possono prolungare i tempi di risveglio. In questo tipo di interventi è preferibile somministrare un anticolinergico, un ipnotico di breve durata, alfentanilpiramil N2/O2. L'eventuale insorgenza di nausea postoperatoria è di breve durata e facilmente controllabile con i mezzi convenzionali. 3. Interventi di media durata. La dose del bolo endovenoso iniziale deve essere adattata in funzione della durata prevista per l'intervento chirurgico in base al seguente schema. Durata dell'intervento: min alfentanilpiramil mg/kg, bolo IV ml/70 kg, 10, 30, 30, 60, 60, 20, 40, 40, 80, 80, 150, 3, 6, 6, 12, 12, 20. Per interventi di durata superiore o di tipo più aggressivo, l'analgesia può essere mantenuta o mediante dosi addizionali di 15 mg/kg, 2 ml/70 kg, di alfentanilpiramil al bisogno, per evitare la comparsa di depressione respiratoria postoperatoria. Si consiglia di non somministrare il farmaco durante gli ultimi 10 minuti di intervento, oppure mediante alfentanilpiramil in infusione ad un regime di 1 mg/kg/min, 0,14 ml/70 kg/min, fino a 5-10 minuti prima del termine dell'intervento. Le fasi dell'intervento a maggior contenuto algico possono essere superate con piccole dosi aggiuntive di alfentanilpiramil, aumentando temporaneamente la velocità dell'infusione. Allorché alfentanilpiramil viene impiegato senza la somministrazione di N2 o/O2 o di altri anestetici inalatori, è richiesta una dose di mantenimento più elevata. 4. Interventi di lunga durata. Alfentanilpiramil può essere impiegato come componente analgesico dell'anestesia in interventi chirurgici di lunga durata, particolarmente quando sia richiesta un'estubazione rapida. Adeguando la velocità dell'infusione all'intensità della stimolazione chirurgica e alla reattività del paziente, è possibile mantenere un'analgesia ottimale e condizioni autonomiche stabili. Popolazione pediatrica. Gli strumenti per la ventilazione assistita devono essere disponibili per l'uso nei bambini di tutte le età, anche nel caso di interventi di breve durata in cui il paziente respira spontaneamente. Dati nei bambini, in particolare quelli di età compresa tra 1 mese e 1 anno sono limitati, vedere paragrafo 5, 2. Neonati, 0-27 giorni. I parametri farmacocinetici nei neonati sono molto variabili, in modo particolare in quelli prematuri. La clearance e il legame delle proteine plasmatiche è basso per cui potrebbero essere richieste dosi più basse di alfentanil. I neonati devono essere monitorati attentamente. La dose di alfentanil deve essere titolata in accordo alla risposta. Lattanti e bambini piccoli, 28 giorni, 23 mesi. La clearance può essere più alta in questa fascia d'età se comparata con gli adulti. Per il mantenimento dell'analgesia potrebbe essere necessario aumentare la velocità di infusione di alfentanil. Bambini, 2-11 anni. La clearance può essere leggermente più alta e potrebbe essere necessario aumentare la velocità di infusione di alfentanil. Adolescenti. I parametri farmacocinetici di alfentanil negli adolescenti sono simili a quelli degli adulti, per cui in questo gruppo di pazienti non sono necessarie specifiche raccomandazioni per il dosaggio. Raccomandazioni per il dosaggio nella popolazione pediatrica. L'ampia variabilità nella risposta all'alfentanil rende difficile determinare delle raccomandazioni per i dosaggi dei bambini più piccoli. Per i bambini più grandi una dose in bolo da 10 a 20 mg/kg di alfentanil per l'induzione dell'anestesia, ad esempio per integrare propofol o anestesia per inalazione, o come analgesico, è considerata appropriata. Boli supplementari da 5 a 10 mg/kg di alfentanil possono essere somministrati ad intervalli appropriati. Per mantenere l'analgesia nei bambini durante un intervento chirurgico, è possibile utilizzare una velocità di infusione di alfentanilpiramil di 0,5 fino a 2 mg/kg/min. La dose deve essere aumentata o diminuita in funzione dei bisogni individuali del paziente.
Quando al fentanilpiramal è associato a un agente anestetico endovenoso, la dose raccomandata è approssimativamente di 1 mg/kg/min. Quando al fentanil viene somministrato a neonati o bambini molto piccoli, esiste un alto rischio di complicazioni respiratorie e rigidità muscolare. Le necessarie precauzioni da adottare sono dettagliate al paragrafo 4.4. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Soggetti con riconosciuta intolleranza ai morfinomimetici. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Rischio dall'uso concomitante di farmaci sedativi come benzodiazepine o farmaci correlati. L'uso concomitante di alfentanilpiramal e farmaci sedativi come benzodiazepine o farmaci correlati può portare a sedazione, depressione respiratoria. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo degli oppioidi può essere inibito dagli IMAO. Di conseguenza gli effetti dell'alfentanil, compresa la depressione respiratoria, possono risultare più intensi o prolungati. Pertanto, la somministrazione di MAO dovrebbe, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere alfentanilpiramal insieme ad altri farmaci come carbamazepina EG, dronedarone Aristo, Multac, Tegretol, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere alfentanilpiramal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere alfentanilpiramal durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Sebbene non sia stato osservato alcun effetto teratogeno e embriotossico acuto in studi sull'animale, sono disponibili dati insufficienti per valutare ogni effetto di tipo rischioso nell'uomo. Vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dopo somministrazione di alfentanilpiramal si richiede un opportuno intervallo di tempo prima di mettersi alla guida dell'auto o usare macchinari complessi. Pur nell'ambito di un'ampia variabilità individuale, il paziente dovrebbe attendere 3-6 ore dopo dosaggi di 1-3 ml e di 12-24 ore dopo dosaggi superiori o infusione continua, prima di mettersi alla guida dell'auto o usare macchinari. Effetti indesiderati. Dati clinici. La sicurezza di alfentanil è stata valutata in 1157 soggetti che hanno partecipato a 18 trial clinici. Alfentanil è stato impiegato nell'induzione dell'anestesia o come adiuvante analgesico/anestetico nell'anestesia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. Un sovradosaggio di alfentanilpiramal si manifesta come estensione delle sue azioni farmacologiche. Secondo la sensibilità individuale, il quadro clinico è caratterizzato in primo luogo dal grado di depressione respiratoria, che varia dalla bradipnea all'apnea. Trattamento. In presenza di ipoventilazione o apnea, occorre somministrare ossigeno e la respirazione deve essere assistita e controllata secondo quanto indicato. Per controllare la depressione farmacologica deve essere usato secondo le sue indicazioni uno specifico antagonista degli oppioidi come il naloxone. Questo non preclude l'uso di contromisure più immediate. La durata della depressione respiratoria può essere superiore alla durata d'azione dell'antagonista oppioide, possono essere richieste, quindi, dosi aggiuntive di quest'ultimo. Se la depressione respiratoria è associata a rigidità muscolare, si suggerisce la somministrazione di un bloccante neuromuscolare al fine di facilitare la ventilazione controllata o assistita. Il paziente deve essere controllato attentamente. Devono essere mantenuti la temperatura corporea ed un'adeguata introduzione di liquidi. Se l'ipotensione è severa o se persiste, deve essere considerata la possibilità di una ipovolemia che, se presente, deve essere controllata con un'adeguata somministrazione parenterale di liquidi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Anestetico oppioide. Codice ATC. N01A02. Alfentanil è un potente analgesico oppioide di azione rapida e di breve durata, chimicamente correlato al fentanil.
Dopo somministrazione endovenosa di alfentanillazione, proprietà farmacocinetiche. Alfentanil è un oppioide sintetico con effetti M-agonisti, usato solo per via endovenosa. Distribuzione. Le vite di distribuzione sequenziali di alfentanil sono di 0, 4, 2, 2 minuti e 8, 32 minuti. Il basso, dati preclinici di sicurezza. Gli effetti osservati negli studi preclinici sono stati registrati solo a seguito dell'esposizione a dosaggi considerati sufficientemente oltre l'esposizione massima per gli esseri umani, così da indicare una loro scarsa. Elenco degli eccipienti: sodio cloruro e acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.